Rieccoci con un nuovo video. Quest'oggi, come vedete, appunto utilizzerò i Pagan Tarot, quindi cercheremo di indagare un po' sulla vita di una donna. Quindi questo video è prevalentemente rivolto ovviamente agli uomini che hanno una compagna ufficiale o comunque un rapporto ufficiale, quindi sposati, fidanzati, conviventi, eccetera, ma che si sono innamorati e quindi stanno frequentando in gran segreto un'altra donna. Ecco, in questo caso vogliono sapere dell'altra donna. Chiamiamola amante, anche se questo termine proprio non mi piace. Cosa vogliono sapere della loro amante? Cosa volete sapere in questo caso? Volete sapere se e come procederà la storia con questa donna, poiché gli impegnati siete voi e di conseguenza qualche domanda sulla resistenza di questa ragazza, di questa donna in un rapporto clandestino, insomma, ve le fate, qualche domanda e anche qualche dubbio. Ad esempio, andremo a vedere se questa donna, essendo comunque lei libera ufficialmente e quindi potendo conoscere altre persone, oltre voi, conosce veramente altre persone, se ha altri interessi, se c'è qualcun altro che le ronza attorno. Vogliamo cercare di capire se questa donna, con cui appunto avete un rapporto clandestino, vi aspetterà fondamentalmente finché voi lascerete la compagna ufficiale o deciderete di lasciarla o comunque sistemerete la vostra vita sentimentale, oppure se in realtà rischiate di perderla perché ad esempio questa donna è stanca, perché magari sta soffrendo, perché magari ha qualcun altro. Ovviamente questo video può guardarlo anche comunque una donna. So che fate così per cercare comunque degli spunti di riflessione sul presente, sul passato e ovviamente anche sul futuro. Quindi andiamo a chiedere oggi ai Pagan Tarot. Ho una storia clandestina con una donna che mi piace, di cui sono innamorato, anche se appunto ho un rapporto ufficiale, tuttora ovviamente in atto. Voglio sapere che cosa la mia amante pensa di questa storia, come la sta vivendo, come la vivrà, se mi aspetterà e se rischio di perderla. Utilizzerò come sempre, come spesso faccio, il mio metodo a 8 arcani in domande di questo genere, poiché appunto permette di approfondire il presente, i suoi sogni, i suoi desideri, i desideri di questa donna, i pro e i contro della situazione, come li vive, se ha qualcun altro attorno, che tipologia di rapporto vive con voi, cosa prova a livello proprio sentimentale, a livello emozionale, e soprattutto una carta che per me è fondamentale, il consiglio degli arcani, cioè cosa voi dovreste fare per eventualmente migliorare questa situazione e quindi il futuro con questa donna. Quindi cerchiamo di capire come procederà il rapporto tra voi e la vostra, tra virgolette, amante.
Allora, perfetto. Allora, partiamo dalla prima posizione, ossia questa, cioè il presente della situazione tra voi e questa ragazza. Allora, vediamo un po'. Elemental of Cups. Allora, in questo caso, in questo mazzo, gli elemental sono i paggi, quindi il fante di coppe, in poche parole. Questa donna è molto legata a voi, perché partiamo già con una carta di coppe, quindi è una donna che prova del sentimento importante per voi. È una donna che al vostro fianco c'è, è una donna che al vostro fianco vuole esserci, è una donna che si sente quasi alle prime armi nell'amarvi, nel senso che evidentemente è una forma di amore che questa donna non ha mai provato e sperimentato. Anche se ha già avuto delle storie similari alla vostra, potreste dirmi, ma lei ha già frequentato una persona impegnata, quello che prova per voi ragazzi è qualcosa di totalmente nuovo, perché il fante di coppe rappresenta un po' una sorta di rapporto giovanile nei confronti del sentimento, come se fosse un ragazzino alla prima cotta. Quindi questa donna vuole vedervi, vuole sentirvi, perché appunto gli elemental, essendo dei paggi, rappresentano le comunicazioni, vorrebbe scrivervi e aspetta da voi ovviamente delle notizie, che siano notizie di incontro, che siano notizie di sentimenti, anche magari di dichiarazioni, cioè questa donna si aspetta comunque da voi un atteggiamento anche romantico, forse anche di più di quello che in questo momento gli state offrendo. Questa donna vorrebbe trascorrere dei momenti con voi da sogno. È una donna romantica, anche se forse non lo fa vedere, ma è una donna che veramente si aspetta un po' una cena a lume di candela. È una donna che si aspetta una serata non solo di mera sessualità, ma anche un contatto visivo, di occhi, di sguardi, una passeggiata mano nella mano. Questa è una donna che in realtà ha un rapporto molto intenso con i sentimenti, è una donna molto empatica, è una donna molto sensibile e vi ripeto anche molto romantica. Ma essendo la posizione del presente che riguarda entrambi, la stessa cosa però posso dirla di voi, nel senso che in questo momento con questa donna evidentemente voi davvero provate quel qualcosa in più che avete provato per altre donne. Quindi questo fante di coppe fondamentalmente mi conferma la domanda iniziale, e cioè mi conferma il fatto che in realtà voi state provando un qualcosa di completamente diverso rispetto a precedenti storie, o rispetto alla compagna ufficiale, o anche rispetto ad altre frequentazioni che magari potreste aver avuto comunque di nuovo clandestine. Questa donna vi piace per un qualcosa in più che lei ha, che può essere o l'aspetto estetico, perché comunque i personaggi di coppe rappresentano sempre una esteriorità abbastanza abbagliante, molto sensuale, molto femminile, ma anche per un qualcosa di emotivo che evidentemente voi percepite in questa donna rispetto ad altre donne. Quindi vi ripeto, questo fante in prima posizione mi conferma appunto la domanda iniziale da cui siamo partiti nel fare la stesa, cioè che voi comunque provate dei reali sentimenti per questa donna, che vi sentite innamorati di lei. Ed è vero, non che io ovviamente non vi creda, ma è interessante vedere che comunque la stesa già in apertura mi conferma la domanda. Quindi tra di voi c'è sicuramente un bellissimo rapporto. Tra l'altro voi vorreste vederla, poiché appunto
la carta del Fante delle notizie rappresenta comunque anche voi, quindi avete voglia di vederla, avete voglia di sentirla e molto probabilmente avete intenzione di scriverle a breve per poter appunto trascorrere del tempo con lei. Ovviamente, parlando di coppe, in qualche modo avete anche voglia di una forma di sessualità con questa donna, che però, vi ripeto, non sia semplicemente del mero sesso, quindi un uso, ma avete anche proprio voglia di sentirvi quasi avvolti dal sentimento che questa donna pare proprio ricambiarvi. Quindi è un rapporto, direi, molto bello, però anche per voi è un qualcosa di nuovo, di fresco. Allora, vediamo i pro della situazione, che cosa questa donna vede di positivo nel rapporto con voi. Un altro elemento, Love Wands questa volta, che è appunto il paggio di bastoni. Ovviamente parliamo di bastoni, quindi parliamo di una forte carica erotica. I bastoni richiamano sicuramente al simbolo fallico, quindi questa donna vede molto forte l'attrazione fisica che c'è fra di voi. Cioè, ragazzi, qui c'è poco da fare. Il Fante di bastoni rappresenta la chimica. C'è molta chimica fisica tra di voi. Vi piacete, non c'è niente da fare, quindi siete attratti quasi magicamente l'uno dall'altra e questa cosa chiaramente piace molto a lei. Lei si sente molto desiderata da voi, si sente ambita, si sente cercata proprio perché in qualche modo va a stimolare delle, diciamo, sensazioni fisiche, carnali molto importanti in voi. Ci siamo capiti. Ma la stessa cosa vale anche ovviamente per quanto riguarda voi, ossia è chiaro che anche voi siete molto attratti da lei e sapete che lei è molto attratta dal vostro corpo, cioè sapete che comunque voi a lei piacete tanto. Forse anche per questo che evidentemente siete un po' un unicum l'uno per l'altra, perché evidentemente è un'attrazione, direi, magnetica, che probabilmente difficilmente sia voi che lei avete mai magari provato in passato, ma in una maniera direi piuttosto coinvolgente, perché vi ripeto, in questo caso non è solo sesso, in questo caso abbiamo anche sentimenti. Guardate che abbiamo due fanti, uno sopra l'altro, uno che ci parla di sentimenti, l'altro che ci parla di sessualità. È un rapporto molto completo il vostro, quindi vi ripeto di nuovo, confermo la domanda. Sì, è vero, qui ci sono dei sentimenti, molto profondi. Non è soltanto una mera attrazione fisica, è un rapporto che sta diventando completo. Perché dico sta diventando, ragazzi? Perché abbiamo due paggi. Non abbiamo un cavaliere, non abbiamo una regina e soprattutto non abbiamo un re. Quindi evidentemente sia da parte vostra ma anche da parte della ragazza in questione, della donna in questione, non c'è ancora, diciamo, una completezza totale in ciò che provate l'uno per l'altra, ma questo evidentemente è dovuto alla situazione contingente, semplicemente perché non potete vivervi come magari vorreste. Ragazzi, l'appetito viene mangiando e così anche chiaramente i sentimenti si alimentano con la costanza, quindi col vedersi, il sentirsi spesso. In questo modo è chiaro che i rapporti e anche solo i sentimenti tendono a rimanere, non dico superficiali, ma in qualche modo in una prima fase embrionale, perché la situazione non permette al sentimento di approfondirsi, proprio come non si approfondisce del tutto la conoscenza. Vediamo però a questo punto i contro, cioè che cosa a lei dà particolarmente fastidio della situazione. Il 7 di coppe, la scelta, ma va? Allora, questa carta rappresenta le scelte, l'abbondanza. Allora, a questa ragazza non va bene il fatto che in qualche modo, pur avendo lei una grande possibilità di scelta, perché ragazzi a questo punto io vi confermo anche il vostro dubbio di cui abbiamo parlato nella domanda iniziale, cioè che questa donna abbia realmente qualcun altro
o comunque questa donna abbia più persone che in qualche modo ambiscono a lei? Sì, certo, questa donna ha tante possibilità. È una donna molto ammirata, molto cercata e molto ambita. Quindi già ve lo dico. Questa situazione però la manda un po' in confusione, perché il 7 di coppe rappresenta le scelte, quindi l'abbondanza, che però crea un po' di ansia, qualche preoccupazione, perché evidentemente lei sa che la storia con voi è difficile, che magari avrebbe altre opportunità molto più semplici di potersi vivere un rapporto, proprio perché vi ripeto che è ambita anche da persone appunto libere, quindi sa che in qualche modo potrebbe essere più felice, ma il suo cuore tende ovviamente a voi, come vi dicevo all'inizio. Quindi in qualche modo è come se a volte fosse un po' in preda ad una sorta di vado o resto? Cioè, che cosa faccio? Abbandono la situazione e mi do ad altre conoscenze, perché vi ripeto che ne ha, oppure rimango legata ad una situazione difficile, ma di un uomo comunque che io amo e che desidero e dal quale mi sento amata e desiderata? Quindi questa donna purtroppo a volte si sente in una situazione appunto un po' in bilico, la manda un po' in confusione, anche se comunque lei, vi ripeto, continua a scegliere comunque sempre voi. Ma questa scelta potrebbe anche essere riferita, anzi è anche riferita alla vostra scelta, ad una scelta che non viene fatta, quindi da parte vostra. A lei dà molto fastidio il fatto che voi ad oggi non abbiate ancora scelto e deciso e ovviamente optato per lei, piuttosto che invece andare avanti a temporeggiare con anche l'altra compagna ufficiale. Perché il 7 di coppe è proprio una carta che, diciamo, non ha tantissime interpretazioni rispetto magari anche ad altri arcani, rappresenta proprio appunto la scelta e quindi una difficoltà sia da parte di lei di scegliere appunto tra più pretendenti, perché vi ripeto che è una donna molto ricercata, ma anche sul fatto che voi non facciate una scelta. E questa cosa chiaramente la indispettisce un po'. Parliamo di 7 di coppe, quindi sono scelte d'amore che devono essere fatte. Vediamo che cos'ha nel cuore questa donna: sogni, paure, desideri. La luna. Allora, in questo caso questa donna ha veramente tanto da darvi, avrebbe veramente tanto da comunicarvi, avrebbe un romanticismo, ve lo ripeto di nuovo, una sensibilità, una emotività traboccante. Questa donna è un idealista, questa è una donna che sogna spesso ad occhi aperti, è una donna che molto spesso riesce a capirvi, a comprendervi, ragazzi, come non ha mai fatto nessuno, ma lo fa anche senza parlare. In questo mazzo no, ma spesso in altri mazzi più tradizionali la luna è rappresentata molto spesso similmente alla papessa, quindi con degli occhi che vengono rappresentati appunto chiusi, perché spesso e volentieri la luna rappresenta un inconscio che riesce a comprendere senza guardare, comprende con l'anima. La luna è legata al segno del cancro, quindi è un segno appunto molto romantico, come vi dicevo prima, è un segno sensibile, è un segno che ama i rapporti d'amore. Questa donna è innamorata dell'amore, a prescindere dall'amare voi, ma è una donna che è innamorata dell'amore. Questa è una donna che non rinuncerebbe mai ai sentimenti. Tra l'altro, vi ripeto, è una donna molto femminile, perché la luna si lega proprio ai cicli, ovviamente ai 28 giorni del ciclo femminile. È una donna anche molto materna a volte, quindi sa alternare momenti in cui a volte può sembrare anche umorale, appunto, come è ad esempio il segno del cancro. Io lo so molto bene perché è il mio segno, quindi è una donna che sa alternare molto bene dei momenti di appunto a volte malinconia, tristezza, momenti invece di grande gioia, di grande vivacità, in cui sa coccolarvi, quindi sa cercarvi, ma nello stesso tempo anche tenervi a volte a distanza e negarsi. Questa cosa noto che evidentemente a voi piace molto.
Questa donna vi sogna anche, non so se ve lo ha detto, fa spesso sogni ricorrenti pensando a voi e, come tipico della luna, può praticare anche dell'autoerotismo pensando a voi. Ovviamente lontano da occhi indiscreti. La luna rappresenta sempre tutto ciò che si fa, diciamo, velatamente, quando appunto non abbiamo occhi altrui che possono giudicarci o in qualche modo vederci nella nostra intimità. Questa è una donna che sa mantenere i segreti. La luna rappresenta appunto i segreti che non vengono svelati. Quindi è una donna che in qualche modo sa prestarvi il fianco, quindi è una donna che non arriverebbe mai, e questo almeno dal primo quadro iniziale di questa stesa, a tradirvi facendo delle scenate assurde anche con la compagna ufficiale. La luna mi rappresenta appunto un individuo, una donna in questo caso, che sa tenere, diciamo, la bocca chiusa, in qualche modo è una donna anche discreta, è una donna intelligente, ma vi ripeto, perché è una donna che sa cosa dire e quando dirlo. E anche quando vi può parere che possa andare un po' sopra le righe, attenzione, perché lo potrebbe fare appunto intenzionalmente. È una donna molto intelligente ed è anche molto furba, perché comunque la luna rappresenta appunto il mentale, non dico machiavellico, ma comunque che è in grado di ammaliare, quasi di stregare le altre persone. Vi ripeto che la luna ha un contatto diretto con un altro arcano maggiore, appunto la papessa, anch'essa legata al segno del cancro. Quindi è una donna che veramente vi ha lasciato il segno e vi sta lasciando il segno. È una donna però che è in grado di fare chiarezza anche dentro voi stessi. E vuole fare chiarezza perché la luna rappresenta proprio, come vi dicevo, qualcuno, in questo caso questa donna, che sa entrare nelle profondità della vostra anima, sa scavarci dentro, non ha paura di vedere la vostra ombra ovviamente in accezione junghiana, quindi quelle parti dell'inconscio che l'individuo non conosce bene di sé o di cui magari si vergogna. Ecco, questa donna riesce ad entrare dentro di voi, magari proprio perché, diciamo, ha una deformazione professionale in merito. Solitamente la luna rappresenta donne o comunque individui che lavorano molto appunto con il mentale, può essere una psicologa, una psicanalista, può essere appunto una psicopedagogista, come sono io, può essere anche semplicemente un educatore, un'educatrice, può essere una scrittrice, può essere una poetessa, comunque legata molto sicuramente all'ambito dell'arte, a tutto ciò che indaga, vi ripeto, i sentimenti, ma lo sa fare veramente meravigliosamente questa donna, È una donna veramente molto molto interessante, da un punto di vista interiore davvero tanto. Esteriore ovviamente è un giudizio che spetta unicamente a voi, ma devo dire che questa donna vi ha colpito tanto. Che cosa vuole questa donna? Vuole continuare questa storia con voi, vuole continuare anche a scavare dentro di voi in qualche modo per riuscire a capirvi, a comprendervi e quindi anche a legarvi maggiormente a sé, evidentemente anche con la speranza di potervi avere, di ovviamente avere questa famosa scelta che sia chiaramente a suo favore. Però vi ripeto, non vi aspettate colpi di testa da parte di questa donna, perché la luna rappresenta la capacità appunto di rimanere al proprio posto, la discrezione e a volte anche il silenzio. Quindi questa donna sa mantenere il silenzio, assolutamente sì, vi dovete fidare di questa persona. Vediamo però appunto il suo entourage, cosa le gira attorno. È l'8 di bastoni. Allora ragazzi, non vorrei provocare comunque la vostra gelosia o comunque la vostra possessività, ma obiettivamente questa donna è ricercata, ve lo dicevo, con il 7 di coppe. Tra l'altro guardate, sono due carte che appunto vengono una sopra l'altra. Sapete che comunque nelle stese è fondamentale non soltanto ovviamente il singolo arcano, ma anche la disposizione degli arcani nella stesa. In questo caso, come potete notare, qui abbiamo l'8 di bastoni, quindi tante comunicazioni. Guardate che lei ha davanti a sé tante lettere. Quindi è una donna che, vi ripeto, è molto ricercata, è molto ammirata
e sicuramente sente anche altre persone, questo io non ve lo posso negare, molto probabilmente anche per esempio sui social che ormai vanno per la maggiore, ma potrebbe anche essere una donna che comunque conosce molte persone sul lavoro, perché l'otto di bastoni rappresenta anche appunto l'ambiente professionale, oppure semplicemente tra le amicizie. Questa è una donna assolutamente, vi ripeto, molto cercata, ma cercata in maniera concreta, quindi riceve anche per esempio molti inviti, molte telefonate, molti messaggi da diverse persone, proprio come vi dicevo con il 7 di coppe. Quindi in realtà questa persona ovviamente, ripeto, l'interesse, l'amore, il sentimento ce l'ha per voi ragazzi, è quello che vi ho detto sino ad ora, però chiaramente è una donna comunque che è molto ammirata. Ovviamente a voi dovrebbe chiaramente importare maggiormente, anche se capisco che una punta di gelosia ci sta, d'accordo, però quello che lei fa con queste persone, lei non ricambia questa tipologia di atteggiamento o di attenzioni. Lei semplicemente riceve delle comunicazioni, dei messaggi da altre persone. È una donna che magari ha un gruppo amicale molto folto, tra cui ci sono anche persone che in qualche modo le stanno dietro. Ve lo dicevo anche prima con questo 7 di coppe. Essendomi venuto un 8 di bastoni, che appunto ovviamente ha un'accezione fallica molto importante, vi ripeto che questa donna è molto desiderata fisicamente da altri uomini, quindi evidentemente è una donna che fisicamente è molto bella o comunque molto femminile o comunque piace molto, questo a prescindere dai gusti. Quindi comunque è una donna che di possibilità e opportunità ne ha, ve l'ho detto anche prima con questo 7 di coppe, anche se però ovviamente lei mira tranquillamente a voi. Allora, vediamo la tipologia di rapporto che questa donna ha con voi, che tipo di rapporto c'è. Un altro elemental, mamma mia, questa volta è di pentacoli. Allora, abbiamo di nuovo quindi un paggio, in questo caso di pentacoli. Che cosa significa il paggio di pentacoli? In questo caso significa che o il vostro rapporto è in essere da tanto tempo, perché i pentacoli rappresentano anche gli anni addirittura, quindi può essere una donna con la quale voi avete un rapporto da diversi mesi, quindi non da una settimana, ok? Diversi mesi o addirittura anni. E quindi a questo punto capisco però il fatto che lei spinga su una vostra scelta, oppure può rappresentare un rapporto che metterà radici per tanto tempo. Quindi è una storia che già inizio ad anticiparvi difficilmente si scioglierà. Perché anche se mi è venuto di nuovo un paggio che rappresenta, come vi dicevo ovviamente prima, una situazione comunque embrionale, quindi non diciamo come può rappresentare un re o una regina, un amore conclamato, già maturo e vissuto, ma non può essere vissuto perché ragazzi siamo partiti da una stesa di due persone che hanno un rapporto clandestino, quindi non può essere ovviamente un rapporto alla luce del sole, quindi è chiaro che sia un rapporto, come vi dicevo prima, agli albori e non ancora sedimentato, che non si può vivere al 100% a 360 gradi, ma che è comunque un rapporto che ha delle ottime basi. Guardate, questo folletto cosa sta facendo? Questo gnomo dei boschi sta toccando una radice, ok? Quindi ben piantata sul terreno. Quindi questo è un rapporto, è un sentimento, è un desiderio, sono dei progetti, ok? Che sia voi che lei fate a lungo termine. Questo è veramente stato ed è un amore importante, nonostante la situazione mi appaia comunque difficile. Cioè entrambi sapete che il vostro rapporto può andare tranquillamente avanti, mettendo appunto radici, ma radici solide. Quindi allora sia lei, però anche voi, sapete che in qualche modo questo rapporto potrebbe diventare ufficiale e che a volte veramente vi trovate a pensare potrei arrivare veramente a compiere una scelta.
perché evidentemente questa donna vi ha preso, ragazzi, cioè non c'è niente da fare, ma anche voi avete preso lei, quindi c'è un bellissimo rapporto fra di voi. E vi ripeto, siete entrambi ben piantati con i piedi per terra, nonostante lei sia una gran sognatrice, lo abbiamo detto, però in realtà evidentemente questa donna sa anche diventare molto razionale quando si sta parlando di progettualità. Evidentemente nei suoi sogni indicati dalla luna, questa donna sogna di vivere sotto il vostro stesso tetto, per esempio, di diventare la vostra compagna, di condividere tutto con voi, non soltanto un letto nei 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora che vi dedicate. Questa donna vuole continuare a vedervi, vuole continuare a conoscervi, vuole continuare a sondare dentro la vostra anima e vuole anche usufruire ovviamente da un punto di vista fisico e carnale del vostro rapporto, perché i pentacoli riportano alla materia, quindi alla carnalità, alla materialità di un rapporto. Quindi in realtà è un rapporto, come vi dicevo prima, molto completo, anche se appunto ancora non del tutto sviluppato, ma chiaramente partiamo già da un vizio di forma, cioè nel senso che obiettivamente in questo caso è ovvio, perché è un rapporto clandestino che si può vivere solo in determinati momenti. Però vi ripeto, entrambi sapete che prima o poi questa storia potrebbe diventare qualcosa di ufficiale e di importante, Molto molto bello. Vediamo il consiglio, dai, che vi danno gli arcani. Oh, finalmente, in questo caso non abbiamo più, perché ormai stanno uscendo tutti gli elemental. In questo caso abbiamo il novizio, la novizia di pentacoli, che ovviamente rappresenta in questo mazzo il cavaliere di pentacoli. Allora, il cavaliere di pentacoli rappresenta comunque una grossa progettualità, ragazzi, una progettualità importante, una progettualità concreta, perché appunto parliamo di pentacoli, quindi la costruzione concreta di un rapporto. Però in realtà gli arcani evidentemente vi stanno dando ragione sul fatto di temporeggiare, nel senso che il cavaliere di pentacoli, tra i 4 cavalieri, rappresenta il più lento. Solitamente gli altri procedono a cavallo, invece il cavaliere di pentacoli o è appiedato o è rappresentato da un cavaliere su un cavallo fermo, quindi non in azione. Questo perché? Perché evidentemente ci sono delle situazioni economico-finanziarie, parliamo di pentacoli, quindi qualcosa di materiale, che dovreste tenere sotto controllo. Questo è il consiglio che vi viene dato dagli arcani. Ora, siamo in tanti, ciascuno di voi saprà evidentemente a che cosa si riferisce questo consiglio, perché vi consigliano di agire con discrezione e con prudenza. Quindi evidentemente di fare un po' come fa lei con la carta della luna, cioè di non accelerare i tempi. Guardate che, ragazzi, questo è un caso abbastanza particolare, perché solitamente in questo tipo di stese il consiglio degli arcani è invece di effettuare una scelta, anche abbastanza in breve termine. Stranamente invece qui mi viene un cavaliere di pentacoli, quindi vi viene consigliato in qualche modo di temporeggiare, ma non ovviamente sulla scelta, perché ragazzi, dai, parliamoci chiaro, se siete in questa stesa è perché questa donna, ovviamente, come vi dicevo io prima, vi piace tanto. Poi siamo appunto partiti da una domanda che appunto includeva il fatto che voi siate innamorati, provate veramente qualcosa di importante. Quindi in realtà la scelta al vostro cuore l'ha già fatta, ma anche la vostra testa, però gli arcani vi dicono sì, d'accordo, hai fatto la scelta giusta, in futuro mi raccomando concretizza questa scelta, ok? Perché il cavaliere è comunque un individuo che procede costruendo il proprio futuro, quindi portate delle notizie, anche degli inviti, comunque cercate di vedere questa donna, di sentirla, di trascorrere più tempo possibile con lei,
Fatelo però nella discrezione, evidentemente della vostra situazione familiare e tenendo sotto controllo le finanze. Evidentemente allontanandovi dalla vostra compagna ufficiale, se chiaramente mi viene questo consiglio, non vorrei che in qualche modo possiate poi avere evidentemente delle situazioni poco piacevoli, nel caso in cui poi ad esempio abbiate anche magari dei figli con questa donna. Quindi procedete, ma comunque con cautela. Questo è il consiglio degli arcani, però procedete. Ok? Perché vi ripeto, il cavaliere rappresenta comunque la progettualità concreta. Quindi cercate comunque, ovviamente ragazzi, se volete, questo è il consiglio degli arcani, siamo in una stesa, quindi la vita è vostra, ok? Cercate comunque di progettare, programmare bene, con attenzione, anche a volte in maniera molto meticolosa, il vostro procedere nella situazione. Perché vi ripeto, la scelta l'avete già fatta, il vostro cuore sa dove andare, ma cercate di farlo, dicono gli arcani, comunque con prudenza. Vediamo a questo punto però, agendo in questo modo, qual è, oh mamma mia, qual è il risultato, che cosa otterrete. Il 6 di bastoni, ragazzi, pieno successo. Allora, il 6 di bastoni solitamente viene rappresentato non in questo mazzo, anche se comunque è chiaramente intuibile anche qui, con un cavaliere che ritorna da una guerra abbastanza faticosa, ma da vittorioso, e viene portato in giubilo da una folla. In questo caso non abbiamo un cavaliere, perché sapete che i Pagan Tarot ovviamente si riferiscono al percorso esistenziale di una Wicca, quindi di una donna in questo caso, di una bellissima streghetta a mio avviso, perché i disegni sono veramente molto belli in questo mazzo. Quindi questa ragazza fa un po' veci, no, di questo cavaliere, e vedete che viene glorificata proprio per la sua vittoria. Questa donna è riuscita a vincere. Guardate che qui c'è una spada che è stata ovviamente usata in questo caso. Lei ha vinto contro chi? Contro dei nemici, quindi evidentemente contro la vostra compagna ufficiale, ma questa vittoria può essere anche la vostra contro quelli che sono i vostri nemici, i vostri rivali, cioè tutta questa gente che in realtà le sta addosso. Il 6 di bastoni rappresenta proprio la vittoria dopo una lunga battaglia, dopo ostacoli, litigi, incomprensioni, perché è una carta di grado 6 che arriva da un 5 di bastoni. Il 5 di bastoni è la carta del litigio, della baraonda, della rivalità per eccellenza. Qui c'è la rivalità che viene vinta. Quindi questo rapporto veramente avrà un grande successo. È un rapporto che procederà molto bene. È un rapporto, vi ripeto, dove verranno effettuate finalmente queste scelte, quindi evidentemente lei allontanerà definitivamente queste persone, ma anche voi ragazzi però sceglierete, perché la vittoria, vi ripeto, è di entrambi. Tra l'altro il 6 di bastoni, vi ripeto, rappresenta anche l'ottenere dei riconoscimenti da parte degli altri, l'essere ammirati anche con grande orgoglio. Quindi in qualche modo il fatto di procedere, di stare con lei anche a livello ufficiale, in qualche modo è come se desse lustro alla vostra vita. Evidentemente perché o è una donna veramente molto bella o comunque una donna anche di successo, che evidentemente potrebbe molto piacere, guardate, appunto alle persone che vi stanno attorno. Il vostro rapporto non sarà ostacolato, anzi, ve lo posso assicurare che sarà assolutamente ben visto. Ci saranno momenti di grande, vi ripeto, giubilo, di grande festeggiamento, proprio per il fatto, appunto, di essere arrivati ad una scelta. Voi sapete, ragazzi, che gli arcani minori hanno sempre il proprio corrispettivo nell'arcano maggiore, di ugual grado. Qui abbiamo il 6 di bastoni.
Quale arcano maggiore è il corrispettivo? Il sesto arcano maggiore, ossia la carta dell'innamorato o degli amanti, che è la carta della scelta per eccellenza. Quindi vi ripeto che qui verrà assolutamente effettuata una scelta, ma sarà la scelta giusta. Quindi in realtà, come vi consigliano gli arcani, procedendo in questo modo, quindi in maniera concreta, senza perdervi in situazioni troppo difficoltose, illusorie, senza perdere troppo tempo, ma comunque, mi raccomando, con cautela, discrezione e prudenza e tenendo d'occhio la situazione economico-finanziaria, qui veramente ragazzi avrete il successo con questa donna. Avrete veramente quel rapporto che tanto avete desiderato e che molto probabilmente tanto vi fa bene. Perché questo rapporto sarà un successo non soltanto ovviamente per lei, ma anche tanto per voi. Allora, il 6 di bastoni, tra l'altro, in questo caso devo darvi ovviamente come sempre ragazzi più significati che ovviamente vengono attribuiti ad ogni singolo arcano. Il 6 di bastoni rappresenta anche molto spesso l'ambiente domestico, il focolare domestico. Una vita familiare serena, quindi molto probabilmente con questa persona potrete anche andare a vivere insieme. Ci sarà sicuramente anche una convivenza o comunque un rapporto che in qualche modo vi farà sentire a casa con questa donna. Avrete un rapporto assolutamente sereno, un rapporto appagante, dove finalmente i progetti verranno realizzati. Ci saranno buone notizie, anzi ottime notizie. E vi ripeto, non ci saranno più dubbi, perplessità, andrà tutto bene. Vi sarà aperta ogni porta, anche da un punto di vista professionale. È come se effettivamente lo stare insieme a questa donna vi porterà comunque, tra virgolette, prestatemi il termine, fortuna anche in altri ambiti della vostra vita. Quindi vi dirò che obiettivamente è una situazione molto favorevole al successo. Diventerete anche entrambi più padroni di voi stessi, avrete anche più fiducia nelle vostre stesse capacità. Quindi ci saranno momenti di grande realizzazione, di grande soddisfazione. Guadagni un po' in tutti gli ambiti, anche finalmente in ambito economico e finanziario. Dopo, ovviamente, vi ripeto, delle situazioni anche di lunga attesa. Quindi vi ripeto, in questo caso con questa donna veramente potreste costruire tanto e potrete costruire veramente tanto, procedendo ovviamente come vi viene consigliato dagli arcani e soprattutto effettuando, ragazzi, finalmente questa benedetta scelta, perché in questo caso va assolutamente fatta. Tra l'altro, appunto, per quanto riguarda la numerologia, i 6 rappresentano appunto una purificazione, quindi è come se anche la vostra anima in qualche modo e il vostro rapporto, purtroppo diciamo tra virgolette sporcato da una situazione di clandestinità, almeno appunto all'inizio, venisse completamente ripulita. Il 6 rappresenta il passato di cui ci si va finalmente a liberare. Le situazioni ormai inutili, vecchie, inadeguate che vengono appunto eliminate, quei rami secchi che dovevano in qualche modo essere eliminate. Il 6 rappresenta sempre qualcosa che non è più adatto a noi e che quindi ci porta inevitabilmente a compiere una scelta. È tempo di andare avanti, è tempo di evolvere, di crescere verso appunto una situazione di maggior soddisfazione. Quindi perché, ragazzi, non essere felici quando c'è la possibilità di esserlo? Quindi ci sarà una decisione importante, un impegno che verrà portato avanti, ve lo dicevo anche con appunto il Fante di Pentacoli, da parte di entrambi. Finalmente vi troverete di fronte ad un bivio e finalmente questa scelta verrà portata avanti. E sarete felici, ragazzi, sarete assolutamente felici, proprio perché, vi ripeto, non avrete comunque un ambiente ostile a questo rapporto. Magari
potreste aver pensato di sì. In realtà vi posso assicurare che non ci sarà ostilità assolutamente da parte dell'ambiente che vi circonda, anzi sarà presa di buon occhio questa situazione, questo ve lo posso assolutamente assicurare. Di conseguenza, buona fortuna!